Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2023. Due carte, amici dei gemelli, abbiamo il Papa, wow, e la Luna. Mm. Allora, quando c'è il Papa si parla o di quello che è, diciamo, un movimento di tipo spirituale, oppure potrebbe far riferimento alla società, alle tradizioni, anche a un contratto nello specifico di matrimonio. La Luna invece fa riferimento a emozioni che ritornano a galla. Può essere che ci sia una situazione legata a un gruppo sociale che porti delle paure, eh, potrebbe far riferimento a delle proiezioni, la luna per quello che riguarda il gruppo sociale familiare, magari appunto, o di amicizie dentro il quale si è, insomma. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto ragazzi, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email per chi volesse contattarmi. E recupero solo una carta che è schizzata via prima, che è un bellissimo carro. Ok, la gatta è d'accordo. Partiamo con un 8 di pentacoli, un 10 di bastoni, la carta dell'appeso, il carro, la sacerdotessa, un 5 di pentacoli al contrario e la regina di spade. Allora, qui c'è qualche cosa che ha a che vedere o con il lavoro o con una questione legata alla quotidianità, ragazzi, perché con l'otto di pentacoli è un qualche cosa che viene fatto in modo costante. Quindi può esserci qualche tema, qualche questione legata magari proprio alla gestione della quotidianità, diciamo. Il 10 di bastoni è una carta che indica che avete bisogno di lasciarvi indietro dei pesi, delle responsabilità, magari anche delle aspettative. Ho l'idea con questo appeso al contrario che vorreste, c'è anche il carro al contrario, qualcuno vorrebbe togliersi da questa situazione, può essere che sia una coppia, una famiglia dove proprio c'è un matrimonio, un contratto fisico, però ho come la sensazione che appunto vogliate muovervi dal tipo di momento pesante che potreste vivere a inizio aprile. Nella seconda parte invece della lettura abbiamo la sacerdotessa, questo 5 di denari al contrario e la regina di spade. Allora, la sacerdotessa è una carta, tenete presente che avete papa e papessa, quindi è un po' come se fosse il ritrovare il vostro intuito, imparare in un certo senso ad ascoltare l'intuito. Potrebbe anche far riferimento però ad una persona, ehm, magari anche della vostra famiglia, non è detto che sia una persona esterna, però come se vi facesse vedere le cose da un altro punto di vista ed è da lì che poi prendono parte, cioè arrivano poi questo 5 di pentacoli e la regina di spade e andiamo a vedere dopo di che cosa si tratta. Partiamo con l'otto di denari, andiamo a vedere di spiegare un po' meglio questa carta. Allora abbiamo un 6 di bastoni e il 7 di coppe. Mm. Allora, l'otto di pentacoli, come vi dicevo, parla di qualche cosa che si fa nel quotidiano. Ehm, siccome è uscito il 6 di bastoni, che è la carta di una persona che guida, che conduce,
che è un riferimento, può essere che voi siate un riferimento anche per molta gente, mi viene da dire. C'è qualche cosa inerente la vostra quotidianità che vi mette, diciamo, in luce, in risalto. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, Re di Pentacoli, Asso di Spade. Allora, può essere una persona, questo Re di Pentacoli potrebbe essere la vostra persona di interesse, potrebbe essere un padre o anche semplicemente una persona all'interno della vostra famiglia, dove vi dico, normalmente il Re di Pentacoli è una carta molto positiva perché è una persona che viene a darvi un aiuto che normalmente non ci si aspetta, è una persona generosa ed è anche una persona colta in un certo senso, quindi o potreste rivolgervi a questo Re di Pentacoli, adesso vediamo poi le figure che escono man mano che tiro giù le altre carte, però il Papa potrebbe essere rappresentato da questo Re di Pentacoli, che appunto è una persona che vi aiuta in qualche modo a uscire da questa situazione. Andiamo a vedere l'appeso al contrario. Perché quando c'è l'asso di spade al contrario è perché c'è qualche cosa che deve essere detto, c'è qualche cosa che deve venire a galla e anche la luna parla di queste cose qui, cose che ritornano dal passato. Quando diciamo, nell'interpretazione della luna si dice, si parla di cose nascoste, nascoste un po' volontariamente, ma anche involontariamente, nel senso che magari sono cose che uno ha rimosso e che a un certo punto ritornano a galla e di cui c'è questa comunicazione. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un 3 di, ok, un 3 di pentacoli al contrario, il 4 di bastoni e un 10 di bastoni nuovamente. Sì, ragazzi, ho proprio, cioè, proprio la sensazione che vogliate togliervi da un'eventuale collaborazione o da un eventuale contratto, perché qui comunque abbiamo il 4 di bastoni al contrario, che come la carta del Papa parla di contratti. Mm. Per qualcuno qui può anche essere che abbiate trovato lavoro o grazie comunque al vostro lavoro vi si stiano aprendo una serie di possibilità. Quindi può anche essere che ci sia, adesso poi lo vediamo perché il carro effettivamente equivale al fare una scelta ed essendo al contrario come il non dover scegliere, perché potrebbe anche essere che qui dobbiate un attimino mettere da parte quelli che sono le vostre responsabilità nei confronti della famiglia per magari andare verso questo lavoro. Vi dico così perché c'è da togliersi delle aspettative. Mm. Però andiamo a vedere il carro, dipende da com'è la vostra realtà, ragazzi. Poi ognuno di voi cerchi di adattare la lettura, come dico sempre. Allora, per spiegare il carro abbiamo un 5 di, un 5 di spade e un fante di spade. Mm. Sì, forse non è ancora il momento per muoversi, siete tanto nella testa, comunque la carta dell'appeso è a testa in su, quindi in questo caso, cioè la carta è al rovescio ma l'appeso è a testa in su, e quindi è come se non si riuscisse ancora a vedere bene quali potrebbero essere le alternative, perché vi ricordo che comunque quando c'è sette di coppe ci sono le illusioni e anche la luna fa parlare, cioè parla di illusioni, di proiezioni, quindi di qualche cosa che si vede ma solo a metà perché qui c'è una verità che deve venire a galla. Mm. Sì, penso che la questione centrale sarà il dover effettuare una scelta, un movimento. Potrebbe anche riguardare un viaggio, comunque questo carro. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Uno spostamento, un viaggio che magari o non è ancora ora di affrontare. Guardate la luna un'altra volta. Queste sono troppe. Andiamo a vedere un'altra carta per la sacerdotessa. Guardate, la sacerdotessa è una carta che parla di femminilità, la luna è una carta che parla di femminilità e poi abbiamo un bell'imperatore al contrario. Tanto divino femminile, uomini o donne che siate, non importa. Il divino femminile è quella parte collegata alla ricettività, all'ascolto, alla percezione, all'intuizione, appunto, tutto quello che è la sfera emotiva della luna.
Ho come la sensazione che dobbiate, sarete portati ad ascoltare molto voi stessi o voi stesse, il lato emotivo, e tenete presente che quando c'è l'imperatore al contrario si parla o di poca stabilità, io sento a livello di idee, a livello di intenzioni, perché qui c'è tanta confusione mentale, o parla di flessibilità, come se, perché in realtà il divino femminile è molto fluido, molto, sì, appunto, fluido, mentre il divino maschile è più retto, più dritto, come vi spiego, è più, ehm, gestisce le situazioni, mentre il divino femminile si lascia trasportare dalle situazioni, ok? Ecco, qui è un po' come se dovesse fare una sorta di equilibrio, mi viene da dire, tra quello che è il vostro divino femminile e il divino maschile. Tenete presente che anche la sacerdotessa è una carta di uscita dal dubbio. Se qui avevamo l'indecisione, il fatto che non si potesse scegliere, verso la seconda settimana di aprile si inizia ad uscire dai dubbi, iniziano a venire fuori quelle cose, quelle paure, insomma, che possono essere analizzate. E comunque avete un 5 di pentacoli al contrario, con una regina di spade, infatti regina di bastoni, ho come l'idea che iniziate a 10 di pentacoli, 2 di pentacoli ad uscire, infatti, da questa sensazione di blocco, di impossibilità. 5 di pentacoli è sempre una carta che vi parla normalmente di una perdita, più che tutto finanziaria, economica o comunque di indipendenza da un punto di vista pratico, però appunto come vi dicevo sto iniziando a vedere la via d'uscita perché comunque qui c'è un 10 di pentacoli. Tenete presente che se avete una situazione difficile in famiglia, e in famiglia intendo tra voi e il vostro partner, a livello economico, queste carte potrebbero dirvi che c'è una donna all'interno della vostra famiglia allargata, perché qui c'è un 10 di pentacoli, che potrebbe venirvi in aiuto. Andiamo a vedere la regina di spade. Guardate, è uscita un'altra volta la regina di spade e il cavaliere di bastoni. Assolutamente sì. Oppure, se non è una donna, per esempio, all'interno della vostra famiglia allargata, potrebbe essere un consiglio su che tipo di attitudine prendere all'interno di questa situazione, di questa relazione. Cioè, determinata, fare dei piani, fare dei conti. ehm, Proprio una questione di iniziare a muoversi in questo senso per organizzare le cose all'interno di questa situazione, di questa relazione. Però guardate, il 10 di bastoni è una carta che parla di una forte stanchezza protratta nel tempo. Qui c'è proprio voglia di dare uno scossone alla situazione. Interessante. C'è qualche collaborazione, qualche contratto, qualche vincolo che vi pesa e da cui vorreste uscire o che vorreste ridirezionare, perché è quello poi la carta del carro. E per farlo dovete semplicemente seguire l'istinto e mi viene da dire la via femminile, la via della flessibilità. Mm? Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Perché appunto questo papa potrebbe essere il re di denari o potrebbe anche essere questa regina di spade che appunto come vi dicevo vi potrebbe guidare per uscire da questa situazione. Allora andiamo a vedere una carta delle fatine. Riconciliazione. Wow, e effettivamente abbiamo 2 volte la luna. Ragazzi, quindi potrebbe per qualcuno, sì, per qualcuno potrebbe essere una riconciliazione, perché abbiamo la luna e anche questo cavaliere di bastoni ehm, a fine lettura. Se non fosse una riconciliazione, considerati tutti i movimenti che ci sono, ehm, ho come la sensazione che potrebbe esserci una persona nuova che entra nella vostra vita, ma voi sarete un po' troppo presi dalle vostre cose, dalla vostra vita, diciamo così, per rendervene conto. Perché effettivamente il Cavaliere di Bastoni c'è, ma ci sono anche un sacco di altre figure, di altri movimenti importanti. Quindi andiamo a vedere ancora
una meditazione di Findorn, vediamo che cosa vi dicono. Grazie. Fluisci, fluisci con tutto ciò che si presenta, fluisci con la vita, senza tensione, senza opporre resistenza. Sei simile ad un fiore nel giardino della vita. Lasciati semplicemente sbocciare con assoluta naturalezza, pian piano, e rivela la piena bellezza, la meraviglia che è in te. Consentendo al tuo vero sé di venire alla luce, contribuisci ad elevare le vibrazioni intorno a te. Nel momento in cui ogni individuo consente al Cristo barra universo interiore di riflettersi al di fuori, la trasformazione si realizza. Permetti al tuo sé di trasformarsi e rendi grazie in eterno perché questo avviene. Wow! Vediamo quella sotto. Apriti al flusso, tutte e due parlano di flusso e di fluire, eh? Apriti al flusso interiore dell'amore divino, dell'amore universale. Apri la porta del cuore e non permettere ad alcunché di interrompere questo flusso. Tieni questa porta spalancata, in modo che la luce ed amore possano fluire liberamente dentro e attraverso di te, e la forza vitale sia sempre manifesta in te. Vorrei farvi presente, per chi è abbonato al canale, adesso vi spiego, che qui parla di luce e di amore. Nella sezione degli abbonamenti spiego in modo semplice, o almeno questa è la mia intenzione, di spiegare in modo semplice alcuni concetti basilari, diciamo, di metafisica, che poi sono i chakra, no? Per capirci, parlo di come funziona a livello vibrazionale il mondo che non si vede. È un input al percorso spirituale, insomma, vuole essere un aiuto per farvi capire meglio un po' certe dinamiche della vita. E si parla di luce e amore, che sono viste come due cose diverse. Bene, se vi interessa sapere di che cosa si tratta, potete abbonarvi anche voi al canale. Se la lettura vi è piaciuta, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io, cari amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!